Questi fantastici burger di zucchine voi li potete fare alla griglia, alla piastra, al forno, fritti, impanati, fateli come volete, sono veloci e davvero li mangiano tutti. Mettete sul tavolo e scappate, pochi ingredienti che abbiamo sempre tutti a casa. Gli ingredienti: zucchine, carote, patate, uovo, pane, prezzemolo, sale, pepe, olio, quanto basta. Facile, no? Facciamo tutto in una pentola senza sporcare tutte le pentole della casa, solo una, la più bella. Grattugiamo le zucchine dopo averle lavate, se volete le potete pelare, io non le ho pelate, non è necessario, però le carote e le patate vanno pelate. Grattugio un paio di carote, io sto facendo circa 10 burger di misura media, ho utilizzato una zucchina grande anche se ne avevo preparate due carote medie e 2 patate medie. Piacere, ci potete grattugiare dentro anche mezza cipolla rossa che addolcisce, se vi piace, se no no. Un giro di olio extravergine di oliva e andiamo sul fornello. Ma Gabriele, non vanno sbollentate? No. Ma non vanno messe sotto sale? No. Ma non vanno? No. Ragazzi, li mettete sul fornello e basta, è facilissimo. In 5 minuti, fuoco molto forte, gli diamo una bella scottata. Guardate, davvero, vedete, sono solo scottate, sono andate 5 minuti da quando hanno iniziato a far vapore, è proprio pochissimo perché poi dopo andranno cotte ancora. È importantissimo che la cottura delle verdure non sia mai eccessiva, se non volete che le verdure prendano dei sapori orrendi. Le verdure sono buone quando sono fresche, quando sanno di verdure. Trito un po' di prezzemolo del mio giardino che sono andato prima un attimo a prendere insieme al mio amico Zampa. Ci mettiamo un pochino di sale, un pochino di pepe, naturalmente questo a piacere, il pepe, il sale ci va. Il sale l'ho messo adesso, non prima, perché se lo mettevo prima mi cacciava fuori un mucchio di acqua, poi dopo nel fornello invece di venire belle trifolate venivano bollite. Ci metto anche una bella manciata di parmigiano grattugiato o di grano o di pecorino e un uovo, è importante l'uovo. Se non volete mettere l'uovo mettete un cucchiaio di farina di ceci. Guardate la consistenza, passaggio molto importante. Vedete che è un po' liquido, c'è in giro l'uovo, il sale ha fatto fare un pochino di acqua alle verdure, quindi adesso con il pane grattato noi regoliamo la consistenza. Potete farli più morbidi, potete farli più sode, fatele come preferite, però un pochino devono essere asciutte. Ecco, guardate adesso che sono molto più asciutte, non c'è più liquido sul fondo della pentola. Ecco, io ho deciso di lasciarle così perché le faccio molto morbide, ma se volete anche un pochino più consistenti, semplicemente mettete dentro ancora un cucchiaio di pane grattugiato. Ora attenzione, un copapasta, dopo vediamo anche come si fanno a mano, un copapasta o qualsiasi altro attrezzo e con sotto un po' di pane grattugiato, così non si appiccicherà sotto. Ci metto dentro una cucchiaiata, cercherò di farli alti circa 2 cm e con un cucchiaio magari più piccolo di questo, ancora un po' prendo il badile, un po' più piccolo di questo con un cucchiaio, vado dentro a schiacciare un po' l'hamburger, gli do una bella forma, gli metto sopra ancora un po' di pane e tacchete via il copapasta fatto un hamburger. Ne facciamo uno a mano. Allora, un po' di pan grattato sulla mano, un po' abbondante. Ci metto dentro la mia quantità desiderata, insomma comunque un pugno bello pieno di verdure, un po' di pane anche sopra e cerco di arrotolarlo un po'. Se non basta il pane che lo sentiamo appiccicoso ne mettiamo ancora finché non lo sentiremo più appiccicoso. Facciamo prima una polpetta, diciamo, poi semplicemente la schiacciamo un po' e diventa un hamburger senza coppa pasta, senza tante storie, vengono belli e buoni comunque. Ma scrivetemi nei commenti quali sono le vostre ricette preferite, che una alla volta le facciamo tutte, guardate che io i commenti li leggo tutti, rispondo a tutti, davvero, quindi scrivete qual è la vostra ricetta preferita, magari a base di verdure, che la facciamo. Ora, così come sono già sulla carta forno, basta metterci sopra un goccio d'olio, buttarla in forno già caldo a 200 gradi, un quarto d'ora e sono belle che rosolate. Ma io le voglio fare in padella e con un poco di olio di oliva sotto le faccio rosolare. Volendo le potete anche panare, uovo e pan grattato, e le fate tipo cotoletta alla milanese, oppure le potete fare alla piastra, non ce lo mettete proprio l'olio, però a temperatura più bassa, oppure usate una padella antiaderente senza metterci l'olio. Io ho preferito metterci un po' di olio perché vengono più saporite. Volendo ci potete sciogliere sopra del formaggio.
li facciamo rosolare bene, prima da un lato e poi dopo, quando sarà bello rosolato, lo sentiamo che quando lo muovi frigola bene, li giriamo. Circa 3 minuti per lato comunque. Una volta rosolato da tutte e due le parti, li mettiamo su della carta assorbente che assorbirà l'olio in eccesso e avanti così 4, 5, 6 alla volta secondo la grandezza della padella e li facciamo tutti quanti. Io raccomando sempre di abbassare un po' il fuoco, farlo a fuoco medio, non troppo alto, altrimenti ve li brucia troppo fuori. Mentre invece se li lasciamo andare piano piano diventano belli rosolati, sono la fine del mondo. Dunque io aspetto di leggere tutti i vostri commenti e vi aspetto anche qui sotto in descrizione, sotto al titolo, dove troverete la ricetta scritta per esteso, tutti i link dei miei social, tutto quello che riguarda il Gabriele. Un caro saluto e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti.